Ciao, oggi parliamo ancora della particella ne. In questo video qua ho parlato di quando si usa ne in italiano. Ne ho parlato, sì. In questo video che stai guardando adesso vediamo la posizione di ne nella frase. Qualcuno mi ha chiesto, ok, ma dove metto ne nella frase? Lo vediamo insieme oggi. La regola generale è che ne è posizionato prima di tutti i verbi a cui fa riferimento. Prima di tutti i verbi. Per esempio, ci sono 4 mele, ne mangio 2. Non ne parliamo. Il ne è posizionato prima del verbo. Ci sono dei casi in cui ne va obbligatoriamente alla fine del verbo. Deve essere posizionato alla fine del verbo. Questo succede quando il verbo principale è all'infinito, al gerundio o al participio passato. Ma vediamo degli esempi. Il primo esempio è con il verbo all'infinito. Non c'è bisogno di parlarne. In questo caso il verbo parlare è all'infinito e la particella ne è attaccata alla fine della frase. Parlarne. Non è possibile mettere il ne in un'altra posizione nella frase. Vediamo un esempio con il verbo al gerundio. Puoi risolvere la situazione parlandone. In questo caso il verbo parlare è al gerundio, parlando, e la particella ne è attaccata alla fine. Puoi risolvere la situazione parlandone. I casi con il participio passato e il ne alla fine sono molto più rari in italiano, soprattutto nell'italiano parlato. Ma vediamo un esempio. La riunione è finita e Matteo, uscitone contento, va a casa. In questo caso uscito è al participio passato. Uscitone significa uscito dalla riunione, ne sostituisce dalla riunione. E visto che il verbo uscire è al participio passato, uscito, il ne va alla fine. Ma nella lingua parlata è veramente molto più raro. Quindi finora abbiamo visto che generalmente il ne è posizionato prima dei verbi della frase, ma quando il verbo a cui si riferisce è all'infinito, al gerundio o al participio passato, il ne va alla fine. Parlare diventa parlarne, parlando, parlandone. Quando c'è un verbo modale seguito dal verbo all'infinito, il ne può andare prima di tutti i verbi o alla fine del verbo all'infinito. I verbi modali sono volere, potere e dovere. Ok? Volere, potere e dovere. In questi casi il ne va prima del verbo modale o attaccato alla fine del verbo all'infinito. Vediamo degli esempi. Non ne voglio parlare. In questo caso abbiamo un verbo modale, volere, più un verbo all'infinito, parlare. Non ne voglio parlare. Il ne è posizionato prima di tutti i verbi. Ma è corretto anche dire non voglio parlarne. In questo caso il ne è alla fine del verbo all'infinito. Quindi quando c'è un verbo modale come volere più un verbo all'infinito, il ne va prima di tutti i verbi o alla fine del verbo all'infinito. Ok, adesso vediamo degli altri esempi insieme per rivedere tutti questi casi. Filippo ha comprato tanti libri, ma ne legge solo uno al mese. In questo caso abbiamo un verbo coniugato alla terza persona, lui legge, e quindi il ne è posizionato prima del verbo. Filippo ha comprato tanti libri e desidera leggerne almeno uno al mese. In questo caso abbiamo il verbo leggere all'infinito e quindi il ne si attacca alla fine del verbo all'infinito. Vediamo un caso con il verbo modale. Filippo ha comprato tanti libri e vuole leggerne almeno uno al mese.
Qui abbiamo un verbo modale, volere, con un verbo all'infinito e ho messo il ne alla fine del verbo all'infinito. Ma essendoci un verbo modale, il ne può andare anche prima di tutti i verbi. Filippo ha comprato tanti libri e ne vuole leggere almeno uno al mese. Queste due situazioni sono identiche, né prima di tutti i verbi o né dopo, alla fine del verbo all'infinito. Ok? In questa seconda lezione su ne ho parlato della posizione della particella ne nelle frasi in italiano. Farò una terza lezione in cui vedremo la particella ne con i verbi al passato prossimo, perché ci sono alcune cose importanti che dobbiamo guardare insieme. Ok? Grazie ancora per essere stato o essere stata qui con me. Ti ricordo che se ti piacciono le mie lezioni puoi mettere un like e se non lo hai ancora fatto puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Ci vediamo prestissimo.